Questo ultimo update 1.31 non smette di rendermi felice, anche l'auto che vedremo oggi è spettacolare da guidare sul circuito di Tokyo. Lo so, sembro ripetitivo, ma con la nuova fisica ragazzi si riesce a far fare all'auto ciò che vogliamo noi, soprattutto con le sospensioni, non importa dove sia posizionato il motore, quando abbiamo la trazione posteriore riesco a fargli fare ciò che voglio, in ingresso, percorrenza e uscita curva. E questa è una cosa bellissima per chi come me ha la passione soprattutto per guidare le auto stradali. L'auto di oggi è sempre un'auto con motore swap, vi prometto che la prossima la porterò normale. So che molti di voi che non hanno vissuto il glitch della 1.17 non hanno tutti i motori per swappare le auto, ma anche noi post 1.17 non li prendiamo più come non li prendete voi. Purtroppo spero che sistemeranno, che comunque cercheranno un modo per rendere possibile acquisire questi motori, anche perché guidare queste auto è veramente divertente. Ma andiamo a vedere di che auto sto parlando. Suzuki Cappuccino del 1991. Il motore utilizzato per lo swap è quello della Mazda RX-7. Vedremo dopo nel setup la sigla completa di questo gioiello. A differenza della Beat che ho portato lo scorso video, quest'auto ha due grossi vantaggi: consuma meno gomme e consuma meno carburante. Inoltre parte di default con un bilanciamento dei pesi differente, poiché ha il motore frontale e trazione posteriore, invece la Beat aveva il motore centrale e la trazione posteriore. Ho dovuto lavorare comunque molto sul sottosterzo con questa nuova fisica di guida perché era veramente troppo. In alcuni casi rimane ancora presente, non ho potuto esagerare troppo, avevo paura che doveste gestire poi troppo sovrasterzo, quindi fatemi sapere innanzitutto nei commenti come vi trovate a livello di sovrasterzo con quest'auto. Ovviamente parlo sempre senza controlli attivi. Se in gara vi trovate in percorrenza curva e l'auto tende al sottosterzo, due modi per porre subito rimedio. Il primo: controller freni sbilanciato al posteriore, 1 o 2. Io l'ho tenuto sempre a 1 per tutta la gara, quindi mentre siete in percorrenza curva, come l'auto tende a sottosterzare, toccate il freno e tenetelo leggermente premuto, parlo proprio di pochissimo, guardate in gara poi come faccio. Oppure scalate marcia. Se voi scalate marcia con la trazione posteriore, anche andando fuori giri, generate il freno motore, quindi in automatico rallentate solo le ruote posteriori e l'auto seguirà l'angolazione dello sterzo di quel momento. Quindi se state girando a sinistra, l'auto subito curverà immediatamente a sinistra, più repentinamente rispetto al normale. Non ci resta che vedere cosa installare in GT Auto, il setup e la gara. Non è la mia gara più veloce, ma è una delle prime dove sono stato attento nella seconda parte di gara a non colpire gli avversari. Vi ricordo che per prendere il bonus gara pulita non dovete colpire gli avversari, purtroppo potete colpire i muri e da qui è nato il wall riding. Inoltre non dovete colpire i birilli dell'ultimo tornante. Come per la Beat, la prima cosa da fare è installare la carrozzeria larga. Se la installate dopo aver messo i componenti aerodinamici, li rimuoverà. Entriamo in personalizzazione auto, iniziamo dai cerchi in lega, le dimensioni, quelle maggiori: 17 pollici, larghezza del cerchione larga, eccentricità larga. Avantreno tipo B, fianchi tipo B, retrotreno tipo A, alettone personalizzato alto. Se volete scaricare questa mia livrea replica della MotoGP Suzuki 2022, le piastre terminali numero 7. Installate una gabbia di sicurezza tipo C. Scrivetemi a questa mail se volete livree o adesivi personalizzati. Tutti i miei lavori li trovate col tag DR46. Questo è il motore per lo swap 13B REW RX7, un gioiello della tecnologia. Le gomme per questa gara, come per la Beat, sono sport morbide. Vi ripeto il motivo:
Come vedete, anche le gomme da corsa morbide fanno rientrare l'auto dentro i 600 punti prestazione, ma la nuova fisica del consumo gomme non permette di percorrere più di 2 giri con le gomme da corsa intermedie, quindi non ha senso fermarsi in continuazione ai box e i primi giri con le gomme slick ovviamente sono impossibili. Ma non vi preoccupate perché con le gomme sport morbide e questo assetto sembra di avere le gomme da corsa. Quindi gomme sport morbide, la prima sosta al 7° giro, quindi ci fermiamo con un giro di ritardo rispetto alla bit e non solo, rimettiamo gomme sport morbide perché come vi dicevo il consumo gomme è nettamente inferiore. Mappa carburante sempre a 1, rifornite il necessario, installate sospensioni personalizzabili e inserite questi valori. Installate un differenziale personalizzabile e inserite questi valori. La deportanza 100 il massimo all'anteriore, 300 il massimo al posteriore. Installate una ECU personalizzabile, guardate anche qui la curva di coppia, non tirate le marce al limitatore, non serve. La regolazione della ECU 100%. Installate una zavorra, impostatela a 16 kg, posizionatela a 50, quindi tutta al posteriore. Non serve limitatore di potenza, serve un cambio personalizzabile da corsa. Impostate la velocità di punta a 370 km/h. Regolate poi il finale a 3.500 e a partire dalla quinta abbassate il valore perché sarà alto, abbassate il valore, non vi verrà subito 391 ma abbassatelo al minimo, passate alla quarta, regolate la quarta, ritornate sulla quinta e abbassatelo a 391 km/h. Poi le altre marce. Installate un turbo compressore a regimi elevati. Installate un sistema anti-lag e impostatelo su debole. Installate un intercooler da corsa. Installate un filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie e freni da corsa. Installate il controller freni come dicevamo, impostatelo su 1, comunque al posteriore, regolate come vi trovate meglio. Installate frizione e volano da corsa, elaborazioni motore, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti. Per la carrozzeria riduzione del peso fase 1, fase 2 e fase 3. Aumentate infine la rigidezza della carrozzeria. Nessun aiuto alla guida a parte l'ABS, su quest'auto gli aiuti vi rallenteranno solo.
Non lasciatevi spaventare dal sottosterzo il primo giro, dal secondo cambierà tutto e sarà bellissima da guidare. È una delle auto che mi soddisfa di più di tutte le nuove fatte con la 1.31. Null'altro da dirvi, solo buon divertimento. Grazie di avermi seguito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere le prossime auto. Come vi ho già promesso, la prossima non avrà il motore swap. Ciao ragazzi, al prossimo video.